Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2024. Leone. Abbiamo la carta della torre, periodo di destrutturazione per ristrutturare. Chissà, magari qualcuno dovrà anche affrontare delle questioni legate appunto alla ristrutturazione di una casa, alla demolizione di qualche parete. Sta di fatto che quando c'è la torre si parla sempre di questioni anche legate all'ego, quindi probabilmente ci sono delle idee che avete avuto fino ad adesso, delle certezze che potrebbero letteralmente venire giù. Diciamo che quando arrivano i momenti torre, sono sempre quei momenti, quegli avvenimenti, diciamo così, mandati dall'universo per reindrizzarvi, perché nella strada magari dove state andando non siete nella direzione giusta. Questa è una lettura generale, successivamente poi usciranno una lettura per la crescita spirituale, un'altra lettura per l'amore e gli affetti e un'altra lettura ancora per quello che riguarda il lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Vi ricordo che comunque le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, vi consiglio di ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Allora ragazzi, partiamo da un cavaliere di spade al contrario, abbiamo un 9 di bastoni, un fante di coppe, un 8 di coppe, un 8 di pentacoli, la carta della forza che è un altro 8, e un asso di spade. Allora ragazzi, partiamo da questo cavaliere di spade al contrario, anche se anche qui avete una carta al contrario, però ho come la sensazione che o potrebbe essere un atteggiamento, di arroganza, un atteggiamento di sì, so tutto io, le certezze che poi cascano. È come se ci fosse qualche cosa di questo stile che potrebbe appunto venire giù. Per qualcun altro può essere una persona, questo cavaliere di spade, da cui potenzialmente ci si potrebbe allontanare. Abbiamo poi un 9 di bastoni. Ho la sensazione che si tenderà a diventare più morbidi nei confronti degli altri. È come se ci fosse una sorta di apertura del cuore, una sorta di ricerca maggiore, proprio nel modo in cui si instaurano le relazioni con gli altri. È come un voglio qualche cosa di più profondo, ma non è solo la relazione a livello di coppia, ma proprio in generale, anche quelle lavorative. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal cavaliere. Ok. Abbiamo un re di bastoni e un cavaliere di coppe. Ragazzi, ho la sensazione che se ne vada l'incertezza, che se ne vada la titubanza, quello che è l'indecisione, quello che è il non saper cosa fare, il non avere punti, l'indeterminazione. È
È come se iniziaste a imparare a dominare la vostra energia. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Dieci di pentacoli e 3 di pentacoli. Sì, è come se si diventasse più morbidi, più disposti verso gli altri. Perché? Perché qui c'è un lavoro di ricerca, di analisi che vi rende padroni appunto delle vostre capacità, della vostra mente, della vostra parte pratica, diciamo, materiale. Allora, devo dire che per qualcuno questa torre fa riferimento a questa zona della lettura, dove con il 10 di pentacoli al contrario si parla di una rottura di certi contratti o di certi accordi o di certe collaborazioni che fondamentalmente, o anche relazioni comunque, che fondamentalmente vi hanno stancato, vi hanno drenato. È come se diventaste più indipendenti. Da un certo punto di vista la vedo come se fosse un, ok, divento più compassionevole, capisco di più gli altri, però questo mi dà la possibilità di capire anche maggiormente me, quindi se una cosa non mi va, non scendo più a compromessi, non mi accontento più, mi rendo conto, sono più onesto con me stesso di quali sono le cose che mi nutrono e quelle che invece no e non mi servono. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un papa al contrario, anche qui di nuovo una carta di contratti che è girata al contrario. E il 6 di spade. Allora, per qualcuno ci potrebbe essere un cambio di decisione improvviso. C'è la torre, quindi sì, è qualcosa di improvviso che succederà. Devo dire che ho più la sensazione che sarete voi a far crollare questa torre più che qualcun altro dall'esterno o come se fosse un avvenimento esterno, però prima le guardo tutte, le spiego tutte, poi vediamo. Allora, andiamo a vedere anche questo 8 di coppe. Allora, abbiamo un 3 di bastoni, un diavolo e una regina di bastoni. Sì, ma ripeto, vi sento proprio andare verso la vostra indipendenza, lasciare indietro quelli che sono i vincoli, quelli che sono i condizionamenti, le regole magari aziendali piuttosto che familiari, le tradizioni, quello che si è sempre fatto, tutto quello che è il condizionamento di cui Sei di Spade ci parla, il condizionamento della famiglia, della società. Ok, andiamo a vedere di sotto. Sotto abbiamo un 8 di pentacoli, un 8 che è la carta della forza e un asso di spade. Allora, qui il punto è lavorare giorno per... Scusate. Lavorare giorno per giorno su questo nuovo inizio, su questo cambio. Andiamo a vederlo. È un qualche tipo di ristrutturazione che va fatta a piccoli passi ma con costanza. Sapete, ci vogliono 21 giorni per prendere una buona abitudine. È come, ok, questo mese prendo questa buona abitudine, il mese prossimo prendo un'altra buona abitudine. Si lavorano una alla volta. Guardate, 8 di pentacoli e 7 di coppe. Sì, è come se... Guardate, potrebbe anche essere che il lavoro qui vi aprirà una serie di possibilità. Poi ci sarà la stesa specifica. È qualcosa nel quotidiano che cambierà. Può essere il lavoro, in effetti. Può essere la casa.
può essere una serie di idee che avevate, che arrivati a questo punto di lavoro interno, di rilascio delle vecchie credenze, può essere che sia una realtà che non vi combacia più e quindi è come cercare di trovare nuove possibilità, nuove vie di uscita. Andiamo a vedere la forza. Guardate, ve lo dico, ma poi ripeto, andate poi a vedere quando le pubblicherò le letture specifiche sul lavoro, perché qui potrebbe anche essere che qualcuno decida di chiudere un'azienda o di convertire un'azienda, perché c'è una torre. Ho come la sensazione che qualcuno, non mi piace tanto dirlo, non vi fate condizionare troppo, però è per rendervi l'idea, è come se questo progetto potesse diventare un fallimento. Ok, quindi prima di si preferisce magari convertire l'azienda, ampliare la gamma di prodotti piuttosto che cambiare direttamente. Andiamo a vedere la forza. 3 di spade. Uh. Qui quello che vi dà la forza è la sofferenza, ragazzi. C'è qualche questione così importante con la torre che è un po' come se il tanto soffrire vi dia la forza di reazione per andare avanti con determinazione. Ora, è un 3 di spade, è un arcano minore, però effettivamente avete 2 volte la torre, quindi un cambio, suppongo che sarà bello denso, perché qui abbiamo il diavolo che parla di ego e qui abbiamo la rottura, il crollo dell'ego. Quindi ho come la sensazione che un certo tipo di atteggiamento probabilmente vi atteggiamento e pensieri, perché qui comunque abbiamo il 6 di spade, regole, quello di cui io ho parlato prima, appunto, che sarà un po' da rivedere. Vi dico, uscire dal seminato, uscire dalle regole, uscire dalla zona di comfort crea sempre dolore, ma quando c'è la forza si parla di scelte effettuate per il vostro più alto bene, sono scelte fatte con coerenza, sono scelte fatte con coraggio, ok? E avete anche il Cavaliere di Spade, c'è una determinazione in questo nuovo percorso, in questo nuovo inizio, in questo nuovo periodo. Avete anche un asso alla fine della lettura. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, però quando c'è un asso di solito, ragazzi, si parla di una verità che viene a galla, di un nuovo ordine mentale. Guardate, re di pentacoli e fante di coppe. Sì, io ho come la sensazione che qui qualcuno dirà la sua, dirà esattamente come la pensa, non si farà più incastrare. È vero che diventerete più morbidi, come vi dicevo, però essere più morbidi, più comprensivi, più morbidi lo intendo come più compassionevoli, più elastici a livello mentale, però questo non vuol dire che quando avete preso una scelta che non siate determinati, ok? Cioè il fatto è che è un po' come aprire i paraocchi, vedere un po' di più di quello che è la realtà davanti, però questo non vuol dire che siate meno determinati nel perseguire un vostro obiettivo, una vostra scelta. Infatti qua lo vedo, è proprio quello, c'è qualche tipo di sofferenza, di dolore che vi dà la forza e il coraggio di andare avanti, di perseguire la vostra verità, di far valere i vostri diritti, di è come se ci fosse qualche cosa che vi rischiara la mente con questo asso di spade. E vi dico, molti perderanno l'ingenuità in questo primo semestre, cioè se prima eravate, diciamo, tendenti a fidarvi troppo degli altri, in questo semestre, nel prossimo semestre, diciamo così, perderete un pochettino questa ingenuità proprio grazie al dolore, perché la sofferenza fa crescere, ragazzi, la sofferenza struttura, la sofferenza rende forti. E ricordatevi anche sempre, quando io ho i momenti torre, quelli dove proprio
Cioè il momento torre è qualcosa di catastrofico, di quando ehm, si ribaltano tutte le sicurezze che voi avevate. Però quello che mi dico sempre io è, se l'universo me lo ha mandato, se mi ha mandato questa persona, se mi ha mandato questa situazione, se mi ha mandato questa sfida, è perché sicuramente io sono in grado di affrontarla. Perché l'universo non ci manda sfide più grosse di noi, ma ci manda le sfide che noi siamo in grado di sopportare, ok? Quindi sicuramente avete tutte le capacità per far fronte a questo periodo. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Solitudine. E momento per momento. Qui vi vuol proprio dire di godervi la solitudine giorno dopo giorno. Cercate di imparare a star bene con voi stessi perché allora, quando si è da soli si riesce ad avere un dialogo con se stessi, si ha il tempo, scusate, di riflettere, si ha il tempo di fare un'autoanalisi, no? Che è un po' quello da dove arrivano le dipendenze, da dove arrivano i condizionamenti, da dove arrivano le illusioni, che cosa è relazionato con quello che vuole il mio ego. Ed è un po' come se vi dicessero analizzate una cosa alla volta, è un po' come quello che vi dicevo prima delle buone abitudini. Fate un passo alla volta, analizzate un problema alla volta, ricercate, o meglio, cercate di riempire una coppa per volta. E comunque si tratta di prendere la vita giorno per giorno, eh. L'ego ci porta a pensare troppo al futuro e invece avremo bisogno di, cioè ci porta a identificarci col risultato, con quello che c'è nel futuro. Invece qui vi dice proprio di vivere nel qui e ora, in modo zen. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo. Ok, ecco, guardate, parla di alchimia interiore. E il modo per disinnescare questa alchimia interiore è di reagire alla paura con amore. Quindi in tutti quelli che sono i vostri lati, diciamo, d'ombra, la sofferenza, la paura di non essere all'altezza, la paura di non far parte di un gruppo, la paura di, non lo so, non meritare amore, tutte queste cose qua, voi rispondete con amore. Quindi in un certo senso è anche un modo come per dire di abbracciare le proprie paure, ok? Perché non è giusto neanche cancellarle o far finta che non esistano, perché effettivamente ci sono. Quindi è meglio a questo punto portarle a galla e dirsi, ok, accetto che io ho paura di questa cosa. Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, vi dia degli spunti di riflessione, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti tratta temi di metafisica, di esoterismo, insomma è un po' un mix che vi spiega come lavorare con le energie, insomma come muovere le energie. Mentre se avete piacere di essere seguiti individualmente, sto proponendo un percorso, è un percorso che si basa sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte comunque di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!